Oggi siamo qui alla mia Morb caverna, diciamo. Vi porterò un po' in giro e cercherò un po' di spiegarvi che cosa ho qui e cercherò di raccontarvi un po' di cose. Spero che vi piaccia. Allora, questa è la mia prima dainese. Questa è la mia prima dainese. Ero piccolino, avevo 11 anni, appunto, 12. Mi ricordo che mi avevano portato in dainese e già per me era un sogno. Ho preso le misure, abbiamo cominciato a prendere le misure a quei tempi con Silvano Celi. E abbiamo fatto questa tuta sulla base di un altro pilota. Mi ricordo che mi aveva sorpreso questa cosa qui molto, mi aveva sorpreso il fatto che non ho preso le misure come ero abituato a prenderle, ma prendevo le misure in base a un altro pilota, Miki Ranseder, un pilota della KTM, e mi ero messo la sua tuta e da lì Silvano guardava cosa fare, dove allungare, dove correggere, dove fare per fare poi la mia tuta, che è questa qui. E quella volta lì l'avevo fatta con Silvano, da lì in poi sarei andato avanti con Stefano, e da lì in poi le ho sempre fatte con Stefano. I colori li avevamo appunto scelti apposta per rappresentare le mie origini brasiliane, e quindi giallo, blu e verde. Sono dei colori sempre molto allegri che a me piacciono molto. Poi quando ero piccolino mi piacevano particolarmente, anche adesso, ma da piccolino ero molto esuberante, molto allegro, quindi mi dava particolarmente gusto andare in giro molto sgargiante. E eccola qua. Particolarità, sì, è vero, particolarità, la doppia cerniera, fighissima, che non so se dainese fa ancora, ma ai tempi era veramente una figata. E mi ricordo che vedevo Luti in TV che usava questo tipo di cerniera, anche il Sitch la usava, anche Simone Groski-Giorgi. C'erano dei piloti che facevano le gare con questo tipo di cerniera e a me piaceva, e quindi l'ho fatta così. E dopo anche ho una tuta uguale con la stessa colorazione, un po' più grande perché ero cresciuto, e con la cerniera singola. Molto bello. Perché è un colore, diciamo, che mi piace particolarmente. Poi con Aldo ci eravamo proprio chiesti qual è un colore che possiamo utilizzare, che non usa nessuno, è figo e che ti piace. Allora ci è venuto in mente il verde. Il 21. Io ho scelto il numero 21 perché? Perché ho sempre corso con il 12, mia mamma quando ero bambino mi ha dato il numero 12, ha scelto per me il numero 12 e l'ho sempre tenuto. L'ho dovuto cambiare quando sono arrivato al campionato del mondo Moto2, perché il 12 lo usava già Tom Luthi e quindi io ho dovuto cambiare, l'ho semplicemente rovesciato e da lì ho deciso di tenerlo anche quando sono passato in MotoGP e tutto, perché è un numero a cui mi sono affezionato e comunque è un numero che ho usato alcune volte durante la mia carriera anche d'infanzia, ecco, perché capitava delle volte che dovessi ribaltare il 12 e usare il 21, quindi è un numero che mi piace e che tengo ancora oggi. Questa è un po' più grossa, come vedete faccio fatica a tenerla rispetto all'altra. Mi piace un sacco questa cosa che posso vedere le dimensioni del mio corpo attraverso le dainese che ho, di come sono cresciuto attraverso le tute che ho.
E questa è una tuta a cui sono particolarmente affezionato e particolarmente importante perché è la tuta che ho usato l'ultima gara, no l'ultima gara, la penultima gara del Mondiale Moto2 2017, quindi con la quale ho vinto il campionato del mondo. Avevamo fatto anche questo vezzo di usare gli slider dei gomiti e anche le saponette verdi fluo, che di solito io non uso. E poi è una tuta che abbiamo riutilizzato anche per fare il mio primo test MotoGP, quindi ci sono anche delle scritte che concernono la MotoGP, quindi non solo la Moto2, appunto per questo, perché l'abbiamo utilizzata 2 volte, sia per il mio salto tra i campioni del mondo che per il mio salto tra i campioni della MotoGP. Ecco. I colori sono i colori del team Mark VDS, il team con il quale ho corso nel 2017, nel 2016 e nel 2018. Questa è, diciamo, la danese che ho indossato di più di tutte, molto molto comoda, molto protettiva, ovviamente l'airbag che è stato introdotto nel 2000, che per me è stato introdotto nel 2015 e dal quale non mi posso più separare, e le placchette diverse rispetto a quelle che ho adesso, gli slider dei gomiti diversi rispetto a quelli che ho adesso, un po' più grossi. Sono belli anche questi, perché dire che non sono belli sarebbe una bugia, perché a me piacciono molto. Belli grossi, belli protettivi, poi mi dava gusto toccare il gomito e vedere come si strisciavano. Grazie. Allora, questa è la dainese con la quale ho fatto il mio primo test con la Yamaha, con il mio team attuale. La faccio vedere meglio. Doppia bandiera, tac tac, italiana, brasiliana, 21 dietro, è una tuta da test, quindi molto basic. 21 dietro, una scritta particolare che mi piace molto, che non si capisce bene cosa c'è scritto, ma c'è scritto, se guardiamo meglio, c'è scritto morbido. È una scritta un po' che sembra sciogliersi e che sembra quasi un disegno, non sembra una scritta, però se si guarda bene c'è scritto morbido. Questa è una tuta appunto che rappresenta un bel cambiamento nella mia carriera, perché è l'inizio del mio capitolo con Yamaha. L'abbiamo fatta, avevamo deciso, eravamo molto eccitati, quindi non abbiamo voluto fare una tuta normale o comunque nera da test solo con gli sponsor. Abbiamo messo le 2 bandiere, però nello stesso momento volevamo essere aggressivi, quindi tenere il nero, e qui anche qui si vede un po' come un po' sono cambiato durante gli anni. Se da piccolino volevo tutti i colori, tutto colorato, invece da grande sono sempre colorato, ma do anche un occhio all'eleganza, magari all'aggressività che può avere una moto nera, ecco. Allora, questa tuta è una tuta dell'anno 2019, del mio attuale team. Può sembrare una tuta, diciamo, normale, ma invece è una tuta stanchissima, che ha fatto il suo dovere e lo ha fatto anche molto bene. Ci sono dei bei danni, a vederla adesso sembra è veramente distrutta, poverina. Con questa tuta sono caduto a Barcellona in FP3 e sono caduto alla penultima curva di Barcellona, alla 13 di Barcellona, dietro Vale, e nel mio time attack purtroppo
sono entrato un po' troppo forte, un po' troppo piegato e ho fatto veramente una brutta caduta. La 13 di Barcellona è una curva che si fa in terza, quindi almeno a 150 all'ora, 140 all'ora. E io sono andato molto in alto, poi sono ricaduto per terra molto molto forte. E qui è è una delle volte, una delle tante volte nelle quali Dainese mi ha protetto molto bene, perché comunque sono caduto, per carità la botta l'ho sentita, ma poi sono stato in grado di finire il weekend, di fare una prima fila, quindi ho potuto continuare tranquillamente lo svolgimento del weekend, grazie a Dainese. Il DR senza dubbio il DR è partito, parte esattamente nel momento in cui ti stacchi dalla moto e sì, ha fatto un ottimo lavoro, non solo il DR ma anche il paraschiena. Mi ricordo che tutta la griglia a nido d'ape si era tutta schiacciata e avevo fatto un bel danno e ecco, ho potuto continuare il mio weekend. Quindi quando cado mi piace andare a ringraziare, vado sempre quando faccio questi botti forte, vado sempre nel camion Dainese e vado da Ste, vado da chiunque ci sia, vado lì, li abbraccio, li ringrazio tutti perché ti accorgi, no? Ti accorgi della grandezza del materiale che hai e dell'importanza del materiale che hai, purtroppo solo nei momenti, diciamo, nei momenti in cui ti deve proteggere, e nei momenti in cui mi deve proteggere Dainese c'è sempre, e quindi mi piace molto ringraziarli e colgo l'occasione anche per ringraziarli anche da qua. Grazie ragazzi, perché fate tutti un grande lavoro, le donne che lavorano a questa tuta, gli uomini che lavorano a questa tuta, anche al casco, fanno veramente un grande lavoro, e se io sono in grado di fare quello che faccio, lo devo anche a voi, quindi grazie. Grazie. Olè. Grazie. Allora, questa ragazzi è la Mugello RR, è la tuta nuova di Dainese, è una tuta che abbiamo sviluppato, nel senso che ho dato il mio feedback, quindi mi sento di aver contribuito anch'io a sviluppare questa tuta, che hanno sviluppato in Dainese con appunto grazie al feedback di tutti i piloti che Dainese ha, e è una tuta innanzitutto figa, bella, che cambia un po' il design, cambia un po' il taglio i tagli della pelle intorno al pilota. Ve la faccio vedere meglio perché merita. Quindi cambiano le placchette, gli slider del gomito, cambiano appunto i tagli, il taglio della pelle, e c'è questo particolare molto molto figo, un LED rosso che si accende quando cadi, per avere più visibilità magari quando uno è per terra. Questo è utile anche per strada, perché infatti questa tuta è in vendita, è accessibile e è disponibile anche per il pilota, diciamo, o per l'appassionato di motociclismo che va anche in pista, diciamo, ma è disponibile per tutti. Ecco. E è la tuta che sto usando quest'anno. Adesso queste sono le grafiche dell'anno scorso, ma è diciamo la tuta che sto usando quest'anno con questa nuova tecnologia generale e nuova ergonomia. Il modello precedente, diciamo, era molto comodo e l'ho usato da quando avevo 17-18 anni.
qui sono stati fatti alcuni passettini avanti dal punto di vista della comodità che fanno la differenza. Si può muovere di più, si può muovere di più il tronco rispetto alle gambe e in moto questo movimento qua è un movimento che si fa e più facilmente si riesce a fare e più liberi ci si sente in moto e meglio si guida alla fine, quindi è stato un upgrade molto importante al quale abbiamo lavorato abbastanza e secondo me siamo riusciti a raggiungere un ottimo livello di mobilità pur mantenendo l'altissimo livello di protettività che una dainese ha. Lo slider del gomito, anche questo è cambiato, è un po' più piccolino, anche perché infatti mi sono dimenticato di dire che questa tuta è anche un po' più leggera, quindi è stato fatto anche un avanzamento dal punto di vista del peso. Ecco, la tuta è più leggera e a noi piloti è una cosa che comunque serve molto, essere leggeri pur mantenendo la protettività, ma credo che anche al motociclista di tutti i giorni possa far comodo avere una tuta più leggera addosso. Quindi questa placchetta laterale è una delle componenti che sono state alleggerite nella tuta. È più piccolina dell'altra, come potete vedere, e è messa in una posizione è stata messa con più precisione, diciamo. È stato cercato il punto, diciamo, più preciso possibile che tocca a terra quando il pilota va giù con il gomito. Oramai è una cosa che molti piloti fanno, anch'io ogni tanto tocco il gomito e quindi avere lo slider nel gomito è una cosa che serve innanzitutto per non dover cambiare la pelle tutte le volte, ma è anche una cosa che ti dà riferimento e quindi è una cosa che oramai è diventata indispensabile. Il demone è rosso in questa tuta anche, una cosa che cambia, il demone è rosso e esce fuori di più secondo me, è una cosa che mi piace di questa tuta, un dettaglio che mi piace. È molto difficile togliere le due ruote da me, da Franco, perché è una cosa che mi appartiene da quando sono nato. La moto ha un fascino tutto particolare perché fa rumore, è un mezzo meccanico, ci sali sopra, è quasi come se fossi un cavaliere dei tempi moderni, no? Cerchi di spremere tutto quello che hai e cerchi di tirare fuori quello che pensi di avere già. Io quando scendo in pista voglio andare forte, non è che voglio andare piano. La pericolosità di questo sport è uno dei nei del motociclismo, secondo me. Purtroppo è pericoloso. Ti accorgi della grandezza del materiale che hai e dell'importanza del materiale che hai, purtroppo solo nei momenti in cui ti deve proteggere, e nei momenti in cui mi deve proteggere dainese c'è sempre. Grazie. Olè. Grazie.